Come potete vedere alle mie spalle, qui da me è venuta una super nevicata ed è il terreno perfetto per testare questo nuovo rugged phone. Il modello che andremo a testare oggi è questo bellissimo AGM H Max e per testarlo alla grande lo andrò a lanciare da quel balcone là in alto. 3, 2, 1, via! Avete visto come si è piantato nella neve? Sto sprofondando, guardate, sembra tipo Excalibur piantata nella neve e nonostante il salto andiamo a vedere se si accende perfettamente e come avete visto funziona ancora. Ed ecco arrivati al secondo test. Ora andrò a posizionare il nostro fantastico smartphone ultra resistente dietro le ruote della mia macchina. Come vedete dall'orario adesso è funzionante. Lo andiamo a posizionare in questa base di atterraggio per droni. Un mio assistente all'interno della macchina andrà in retromarcia e noi lo riprenderemo in diretta. Ecco, c'è passato sopra, vediamo, sono veramente curioso se è rimasto integro dopo il passaggio. Vado a tirare via un po' la ghiaia, andiamo a vedere anche lo schermo, guardate che spettacolo, non ha un graffio nonostante ci sia passato sopra la macchina e nonostante il sottobase era pieno di sassi, veramente impressionante. Non ho mai visto uno smartphone di questa fascia di prezzo avere una super resistenza come questo. E dopo il test super distruttivo torniamo in studio per andare a analizzare tutte le sue caratteristiche. Processore octa-core T606 con 2 Cortex A75 e 6 Cortex A55, 8 GB di RAM, 4 di base più 4 virtuali, 128 GB di spazio di archiviazione, per cui avrete tutto lo spazio per le foto e i video, super batteria potentissima da 10.000 mAh che vi permette di farlo funzionare con un utilizzo medio intensivo fino a 2 giorni prima di doverlo ricaricare. E nonostante monti una batteria da 10.000, guardate anche le dimensioni come sono ridotte, vi voglio far vedere la differenza dal mio dito, veramente tanta roba, e riassumendo ha un'altezza di 172 mm, una larghezza di 79, uno spessore di 15 mm per un peso totale di 324 grammi. Per quanto riguarda lo schermo abbiamo un display da 6,55 pollici HD+, 400 nit e 90 Hz di refresh rate. E per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo una doppia fotocamera posteriore con la principale da 13 megapixel, la macro da 2 megapixel e la telecamera frontale da 5 megapixel. Doppio slot per cui potete inserire 2 SIM 4G oppure al posto di una delle due espandere la memoria con una micro SD fino a 2 TB. Per quanto riguarda la dotazione base, oltre al nostro AGM H Max abbiamo il trasformatore dotato di porta USB di tipo A e compatibile con la ricarica rapida 10 W, il cavo di alimentazione USB tipo C, il manuale di installazione, la garanzia e anche questi bellissimi adesivi che potete usare come sticker già compresi nella confezione. E ora andiamo ad analizzare il resistentissimo case della AGM H Max a partire dal lato di sinistra dove troviamo lo slot per le nano SIM e questo utilissimo tasto personalizzabile di colore arancione. Nella parte inferiore, ben protetto da questo gommino protettivo, troviamo lo slot tipo C di ricarica e nella parte superiore l'utilissimo jack 3.5 per le cuffie, ben protetto anche in questo caso dal gommino protettivo. Nell'ultima parte, ossia nel lato destro, troviamo il regolatore del volume, il tasto d'accensione che è anche il sensore di impronte digitali. E per quanto riguarda il grip, grazie a questa texture molto puntinosa e a queste righe orizzontali avrete sicuramente un'ottima presa, sarà veramente difficile che vi scivolerà anche se lo utilizzerete coi guanti. E per flexare la sua resistenza hanno anche inciso tutti i test di resistenza che ha superato, come potete vedere nel retro del case. Altra caratteristica di questo AGM H Max è che avendo una batteria così potente può essere anche utilizzato per la ricarica inversa, ossia potete ricaricare altri smartphone o tablet. Guardate, avete visto, ha iniziato a ricaricarsi, veramente tanta roba per uno smartphone di fascia economica. Ed eccoci qua nell'home page di Android 14, andiamo a fare un test di scorrevolezza, partiamo dalla navigazione, guardate come risponde perfettamente e che velocità di navigazione, proviamo anche a aprire un articolo a caso. Avete visto, l'ho aperto in meno di un secondo, blocchiamo tutti i soliti cookie molesti, andiamo a fare anche una prova di zoom delle immagini e anche qui si comporta veramente molto bene. Andiamo a fare anche un tour delle impostazioni, come vedete sono le classiche impostazioni di Android 14, Wi-Fi, Bluetooth eccetera eccetera. Una particolarità di questo smartphone che non è presente in tutti i device è la possibilità di accensione e spegnimento programmato. Potete impostare un orario e un giorno e il cellulare si accenderà esattamente a quell'orario e stessa cosa per lo spegnimento. Anche per quanto riguarda la sicurezza, anche qui hanno fatto un ottimo lavoro perché è dotato sia di sensore e di impronte digitali e guardate come risponde perfettamente. Facciamo anche un secondo tentativo, ma è anche compatibile con lo sblocco
sblocco facciale. Proviamo anche questo sensore. Guardate come si è sbloccato, è quasi più veloce del sensore di impronte digitali. Andiamo a fare anche una carrellata dei social a partire da Facebook, vediamo qua come va la navigazione, ma direi che è abbastanza veloce. Facciamo anche il tour su Instagram. Anche qui direi che ci siamo, concludiamo il tour di navigazione dei social con TikTok, proviamo a scrollare qualche video e direi che anche qui è abbastanza fluido. E ora andiamo a fare anche un test dell'audio. Come prima cosa andiamo su YouTube, vado a scegliere un video musicale come la carrellata cosplayer del Luca, se ve la siete persa recuperatela dal canale. Adesso vado ad aumentare il volume, sentite che potenza, spero che si senta bene dalla telecamera. Ha un mono speaker nella parte posteriore. Se vado a mixare, la qualità e la potenza, per quanto mi riguarda, questo AGM H-Max ha raggiunto comunque la sufficienza. E ora, come sempre, passiamo al test del comparto fotografico. Vi farò vedere una carrellata di foto e di video che ho registrato direttamente da questo device. Ovviamente questo AGM H-Max è un rugged phone di fascia economica, ma tolta questa premessa devo dire che questo cellulare si è comportato veramente bene. Come avete visto dalle foto, gli scatti sono di buona qualità anche in presenza di luce non ottimale, infatti erano giornate parecchio nuvolose. Invece con le ore notturne questa 13 megapixel comincia a fare leggermente fatica, ma tutto sommato e riassumendo sono rimasto molto soddisfatto e anche i video sono stabili e di ottima qualità. Per un rugged phone ultra resistente che costa meno di 200 euro non si può veramente pretendere di più. E concludo questa recensione con il test gaming. Ho testato questo cellulare con tantissimi giochi 3D come War Tanks, War Robot e Asphalt Nitro e vi devo dire che nonostante sia un cellulare di fascia economica si è difeso abbastanza bene, i caricamenti sono stati nella norma, il refresh rate da 90 Hz si è difeso più che sufficientemente anche nelle scene più dinamiche e grazie alla batteria da 10.000 mAh potrete giocare anche più di 18 ore consecutive prima di doverlo ricaricare. Spero che questa recensione vi sia piaciuta. Se volete essere sempre aggiornati sul mio canale, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Da questo super Appennino innevato vi saluto e come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!